Bene Giacomo, adesso entriamo nello specifico e andiamo ad analizzare dei famosi studi su giocoleria e neuroscienza. Il primo studio di cui vorremmo parlare è del 2004, fatto da Dragansky e dal suo team e si chiama Changes in Grey Matter Introduced by Training. Cosa diciamo di questo articolo? È un articolo interessante perché qui gli sperimentatori hanno cercato di indagare se ci fossero delle alterazioni dovute all'apprendimento della semplice cascata a tre palline nelle aree del cervello. Per vederlo, per indagarlo, hanno preso un gruppo di 24 persone, l'hanno suddiviso in due gruppi. Un gruppo era chiaramente il gruppo di controllo, fondamentalmente non doveva imparare niente. L'altro gruppo invece veniva addestrato per 3 mesi per raggiungere l'obiettivo dei 60 secondi con la cascata delle 3 palle. Hanno fatto uno scan tramite risonanza magnetica all'inizio dell'esperimento a entrambi i gruppi, hanno rifatto poi uno scan dopo i 3 mesi e hanno notato come mentre nel gruppo di controllo fondamentalmente non ci fossero delle differenze nelle strutture del cervello, al contrario nel gruppo che era stato addestrato hanno notato che nell'area V5 o MT che a dir si voglia, ovvero un'area dedicata alla visione e al movimento, quindi è un'area comunque sia che è molto implicata nell'apprendimento dell'abilità di giocoliere, ci fossero invece delle aree, quest'area si era leggermente espansa. Ora, fecero successivamente una terza scansione tramite risonanza a entrambi i gruppi dopo altri 3 mesi, nei quali al gruppo che prima era stato addestrato veniva chiesto esplicitamente di non continuare a giocolare per vedere se poi queste modifiche venissero o meno mantenute, e notarono che tutto sommato la V5 di questi soggetti era ritornata alle dimensioni originarie. Quindi questo è legato alla neuroplasticità. Assolutamente, infatti quando si dice che un'area si è estesa non si intende unicamente si è ingrandita a livello letteralmente fisico, può essere semplicemente più attiva durante anche degli altri compiti, o in questo caso durante un baseline, oppure può essere può venire fuori un'area potenzialmente che è stata più melaninizzata e via dicendo, quindi dipende anche di che aree del cervello si parla e via dicendo. Comunque sia, si sono visti dei miglioramenti in quell'area. Quindi su questo studio quali sono i pregi, quindi cos'è che ci fa capire e quali sono i limiti di questa ricerca? Come diciamo nel primo video che abbiamo fatto insieme, chiaramente dopo che viene fatta un'attività di ricerca bisogna capirne per l'appunto tutte le potenzialità e tutte le limitazioni. Le potenzialità sono che effettivamente c'è una modifica positiva nelle strutture implicate nella visione e nella coordinazione del movimento, e questo è un ottimo punto di partenza per andare a indagare successivamente nuove correlazioni e via dicendo. I limiti però al momento sono grossi in questa ricerca, perché prende in considerazione un gruppo fondamentalmente composto quasi unicamente da sole donne, e in più perché viene insegnata unicamente la cascata, quindi non si parla di giocoleria vera e propria, si parla di un semplice tenere 3 palline, punto. In più non viene specificato se i soggetti avessero più tentativi a loro disposizione, un numero massimo di tentativi o n tentativi, quindi è un ottimo punto di partenza. Però si può veramente ricercare molto a riguardo, secondo me. All'atto pratico questa ricerca come può aiutare noi giocolieri nello sviluppo delle arti circensi? Beh, nell'atto pratico questa ricerca a sé non credo che possa, perché come dicevo è ancora un po' troppo generica.
Penso che possa dare le basi concrete per sviluppare nuove ricerche un po' più specifiche che siano anche atte a un potenziale tipo di addestramento, di training e tutto quanto che sia mirato.